Milan. Ciao a tutti fratelli e sorelle, bentornati, benvenuti in un nuovo video qua sul canale. Lorenzo, Lollo, vi ho lasciato da soli per 2 giorni cercando di far passare il mio mal di dente. Assolutamente non è servito a nulla. Oggi vado a farmi vedere perché raga, è passata una settimana da quando ho estratto il dente, mi fa ancora malissimo. Oggi vado a fare un controllo un pochino più approfondito ed è per questo che ovviamente ho visto qualcuno che era preoccupato. Lollo, che fine hai fatto? 2 giorni senza i social, non ti abbiamo mai visto su Instagram. Raga, mi fa molto male anche adesso, quindi vado a fare questo controllino. Ma lasciamo perdere le mie cose private e personali, veniamo subito a parlare del nostro AC Milan. Anzi, prima faccio un attimo una piccola introduzione. In questi 2 giorni è iniziato il mondiale che lo sapete come la penso sul mondiale, ve l'ho già spiegato ampiamente qual è il mio pensiero su questo mondiale, che dal mio punto di vista non si sarebbe dovuto giocare in queste condizioni, ma ovviamente la scelta è stata presa tanto tempo fa e ci becchiamo il mondiale così invernale che è arrivato proprio a distruggere tutti i campionati in giro per il mondo. Ho visto la prima partita, ho visto giocare il Qatar e non so, ho fatto una battuta ragazzi sul Qatar. Ho visto giocare il Qatar, con tutto il rispetto ovviamente per i giocatori del Qatar, ma diciamo che il tasso tecnico del Qatar non era poi tanto elevato. Ho detto che probabilmente una squadra di Serie B o di Serie C italiana sarebbe stata più competitiva. In tutto questo ragazzi, l'Italia ha perso la prima partita del giro. Ah no, non ci siamo noi al mondiale. L'Italia ha perso la propria partita. Infatti vedo questo titolo di questo giornale, insomma, che dice degrado nazionale italiana, insomma, come uscire da questo baratro. Ragazzi, io apro brevemente questa parentesi perché sapete che comunque io alla nazionale ci tengo. So che siete in tanti che mi dite sempre chi se ne frega della nazionale. Io no, invece io alla nazionale ci tengo e spero sempre che l'Italia faccia bene. Come uscire da questo degrado della nazionale italiana, come uscire da questo baratro in cui siamo finiti, ragazzi, bisognerebbe più puntare sui giovani. La mia idea ve l'ho già detta tante volte e la ribadisco ancora in questa breve intro, ragazzi. La nazionale italiana deve ripartire dai giovani, ma deve ripartire dai giovani di valore. Non deve ripartire dai giovani pompati dai media, non deve partire dai giovani che non che non si meritano di stare lì, però lo diciamo sempre noi con Charles, lo diciamo spesso anche con Rafa, l'abbiamo detto con Sandro, con tutti i nostri. Ragazzi, i giovani giocatori hanno bisogno di un percorso di crescita e anche per quanto riguarda la nazionale ha dei giocatori che potenzialmente potrebbero essere dei giocatori importanti. Non dobbiamo spacciarli come dei campioni perché è deleterio, come l'abbiamo visto anche con Charles. I giovani hanno bisogno di crescere, è uguale per la nazionale italiana, bisogna dare tempo ai giocatori di crescere e non spacciarli subito come se fossero dei campioni. Faccio l'esempio di un giocatore senza nulla togliere, però a Gatti della Juventus. È un buon giocatore, ragazzi, ma Gabbia, più o meno stiamo parlando di quel livello lì. Cioè, ovviamente Gabbia potrebbe giocare tranquillamente nella nazionale italiana se gioca Gatti, ok? Giusto per capirci. Quindi, non è per parlare male di Gatti, però è per farvi capire che Gatti è un giocatore giovane e deve fare un percorso di crescita esattamente come lo deve fare Gabbia. Ma spacciare subito sui nostri media, sui nostri giornali, spacciare subito Gatti come se fosse un giocatore già fatto e finito, non è così. Come non lo è Charles, come non lo sono tanti altri giocatori. Abbiamo invece una buona parte di giocatori italiani che sono già in via di diventare dei giocatori importanti. Ovviamente mi riferisco a Sandro Tonali. Sandro è un giocatore che ha fatto benissimo nel Milan l'anno scorso, quest'anno è diventato un giocatore fondamentale e sicuramente farà benissimo, al netto dell'infortunio che ha avuto l'ultima volta, sicuramente farà benissimo anche in nazionale italiana, ma bisogna avere tempo, bisogna investire per fare i gruppi, ragazzi. L'Italia, ve la butto lì per farvi capire, l'Italia dovrebbe fare il Milan. Cioè dovrebbe ripartire dai giovani di qualità, dovrebbe partire con le idee chiare, dovrebbe partire con un'idea di far giocare i giocatori consapevoli che possano sbagliare. Lo so che nella nostra concezione di calcio è difficile aspettare, ripeto, l'abbiamo visto con Charles. Nonostante tutti, io qua in primis vi ho fatto centinaia di video in cui vi dicevo raga, arriva Charles, occhio perché Charles è forte, ma lì bisogna dargli il tempo. E nonostante tutto sono ancora tifosi del Milan che continuano a scrivermi sotto ai video Charles fa schifo, vendiamolo a gennaio. Ma ragazzi, ma non funziona così. Charles è un giocatore che, essendo giovane, ha bisogno di fare la propria esperienza, così come giocatori che ci sono alla nazionale hanno bisogno di fare le loro esperienze, ma
teniamo basse le aspettative, non esaltiamo giocatori che non sono ancora dei campioni, potrebbero diventarlo, ma non sono ancora dei giocatori forti, già fatti e finiti. Quindi ragazzi, stiamo calmi, anche per la nazionale stiamo calmi. Allora, vi devo parlare di 2 giocatori del Milan che ritornano, 2 giocatori del Milan, poi vi devo parlare ovviamente del titolo di questo video che sarà Adli, vi devo spiegare una bella cosa, vi devo parlare di Paolo perché ha parlato di Teo e poi vi devo parlare anche di Frank e Sì. Sapete che si era parlato nell'ultimo periodo di un possibile ritorno di Frank. Vediamo come si è sviluppata questa cosa. Prima di andare avanti ragazzi, pollice su questo video, se non lo volete fare per il contenuto fatelo per il vostro amico Lollo che tra poco andrà a farsi vedere da un chirurgo per il proprio dente. Speriamo che non sia niente di grave, incrociamo le dita raga, sono un po' preoccupatino. Per starmi vicino, pollice su questo video, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto e basta, andiamo in sigla. 1, 2, 3, sigla. Oh, partiamo subito da chi torna. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport in edicola, con i recuperi di Calabria e Saelemaekers, il Milan è pronto a tornare a spingere anche sulla destra alla ripresa del campionato. Mi permetto di aggiungere una cosa prima di andare avanti a leggervi la notizia. L'assenza contemporanea sia di Saele che di Calabria sono state 2 assenze pesantissime per il Milan. Quando si fa un'analisi di quello che è il primo periodo del Milan, tanti questa cosa se la dimenticano, perché voi prendete e provate a togliere la fascia destra titolare all'Inter, provate a togliere la fascia destra titolare alla Juve, la Juve a tanti giocatori ce l'ha avuti fuori e ha fatto fatica, provate a togliere il terzino destro, l'ala destra, il centrocampista di destra al Napoli, provate a toglierli e poi è ovvio che fanno fatica. Quando si va a considerare quello che è stato il primo periodo del Milan, che nonostante tutto siamo passati in Champions League, siamo secondi in campionato, quindi nulla di drammatico e comunque sta andando tutto bene, però in alcune partite dove abbiamo fatto male, ve l'ho già detto tante volte, non è che siamo qua a negare l'evidenza, in alcune partite abbiamo fatto male, dobbiamo anche prendere in considerazione che la nostra fascia destra titolare non c'è stata, quindi ragazzi prendiamo anche in considerazione questa cosa. I 2 giocatori sono quasi pronti, Pioli avrà più scelta ed equilibrio, il terzino ha ripreso a correre, lavorando a Milanello dopo il rompete le righe per la sosta, Davide è rimasto a Milanello e ha continuato a lavorare, Saele è tra le riserve del Belgio per quanto riguarda il mondiale in Qatar, ora tornerà ad alternarsi con Messias in attacco, speriamo perché ne abbiamo bisogno. Sarà disponibile per la sfida contro la Salernitana e anche lui, come Calabria, potrebbe giocare qualche spezzone nelle amichevoli in agenda tra metà e fine dicembre, che vi ho già ricordato l'altra volta, contro Arsenal, Liverpool e PSV Eindhoven. Veniamo a quello che è il titolo di questo video, e cioè Yacine Adli. La Gazzetta dello Sport conferma tutte le news precedenti, e cioè che su un possibile prestito di Adli, e aggiunge che il francese potrebbe finire al Torino, in particolare se non dovesse arrivare Praé. Affare fattibile considerando che Adli ha uno stipendio netto di 800.000 euro con tanto di sgravi appunto dovuti al decreto crescita, cifra che per metà stagione ovviamente si dimezzerebbe. Allora, io ve la faccio corta ragazzi per quanto riguarda Yacine, io non lo darei in prestito. Non lo darei perché secondo me è uno di quei giocatori che possono essere e saranno sicuramente protagonisti della seconda parte di campionato del Milan. Come lo sarà Vranks, come lo sarà Ciao, come lo sarà Origi, come lo saranno tanti altri, come sarà Ibra, tanti altri giocatori che nella prima parte del campionato, che ripeto, comunque ci ha visto protagonisti perché siamo secondi in campionato e qualificati per gli ottavi di Champions League, nella seconda parte del campionato per me potranno essere importanti. Quindi la mia opinione personale, che come dico sempre potete anche non essere d'accordo, anzi è meglio se non siete d'accordo così almeno discutiamo, ovviamente sto scherzando, la mia opinione riguardo a Yacine Adli è che io il francese me lo tengo, io Yacine me lo tengo, gli faccio fare esperienza al Milan e sicuramente nella seconda parte del campionato, dove magari sarà anche la partita, alcune partite di campionato dove ci saranno le partite anche di Coppa Italia, Yacine diventerà un giocatore importante di questo Milan. Quindi io, parere mio personale, io Yacine non lo vendo, io Yacine non lo presto, io Yacine me lo tengo in casa, gli faccio fare l'esperienza al Milan e sono sicuro che diventerà un giocatore importante per il Milan. Quindi il mio punto di vista è che non andrà al Torino. Ha parlato Paolo parlando di Teo e lui dice Paolo, Teo gioca un terzo, se Teo gioca un terzo delle sue partite al Milan mi batte, dice lui.
Questo è chiarissimo, io non sono mai stato un bomber. Se mi dovesse superare ne sarei contento, anzi probabilmente godrei tanto per quei gol. Teo è un terzino molto particolare. È un terzino assolutamente, ma quello che fa lui non lo fa nessun altro, soprattutto per la sua capacità di finalizzazione, di assist e di venire dentro al campo. Ragazzi, indubbiamente quando si parla di Teo stiamo parlando di uno dei migliori 3 terzini al mondo, stiamo parlando di un giocatore incredibile. Quello che fa Teo non lo fa nessuno. Cioè, quanti sono i terzini al mondo che fanno quello che fa Teo? Pochissimi. 3? 2? 3 forse? Non lo so, una roba del genere. Chi si fa 70 metri di corsa, palla al piede e arriva a concludere come contro l'Atalanta e ti fa pure il gol, che quasi ti vale mezzo scudetto? Ragazzi, Teo è un giocatore fondamentale per il Milan e quando non c'è stato ne abbiamo sentita la mancanza. Con tutto il rispetto per Ballo Touré, quando ti manca Teo, con tutto il rispetto per Tata, quando ti manca Mike, con tutto il rispetto per altri giocatori, quando ti mancano i tuoi titolari, che quando ti manca, ad esempio Tata, quando comunque ti manca Mike Maignan, che è il miglior portiere della Serie A, fai fatica, ma perché ti manca il miglior portiere della Serie A? Non per togliere qualcosa a Tata, ma semplicemente per dire che hai il portiere più portato della Serie A che ti manca. Quindi ovviamente quella è una cosa che anche quella va presa, no? Poi, ultima cosa che mi ero segnato da dirvi, vi ricordate che l'altro giorno era venuta fuori la storia per cui Frank Kessie avrebbe chiesto, secondo la stampa spagnola, forse l'aveva riportato anche Carlo, non mi ricordo, Pellegatti, vabbè, aveva riportato questa notizia per cui il Frank Kessie aveva chiesto di tornare al Milan. Ecco, notizia di questa mattina, il Barcelona ha rifiutato di darlo in prestito. Quindi tutti i discorsi riferiti a Frank Kessie finiscono qui. Il Barcellona ha deciso di non darlo in prestito. Frank ha fatto la propria scelta, come vi ho detto l'altro giorno, giusto o sbagliata che sia, tutti noi siamo figli delle nostre scelte. Se io non decidevo di togliermi il dente, oggi il dente non mi faceva male. A una settimana da quando l'ho tolto. Frank, se non decideva di andare a Barcellona, non stava in panchina facendosi male con 1000 sfighe. Ragazzi, sono scelte alla vita. Noi siamo figli delle nostre scelte. Frank ha deciso di andare là e mo si becca al Barcellona. Ragazzi, ciao a tutti, ciao Casciavit, come sempre è stato un piacere tenervi compagnia. Incrociate le dita per me, vado a controllare sperando che non sia successo nulla di grave. Un saluto a tutti, ovviamente parlo del mio dente. Un saluto a tutti ragazzi, un abbraccio, forza Milan, ma come sempre vado via, chiudo Inter. Ciao ragazzi, ciao!